Thanks. MV Agusa Dragster 800 RR, una moto che ha un concentrato di emozioni. Però ne siamo qui per parlare di questa moto, il video, la prova sarà oggetto di un altro video, ma emozioni oltre le due ruote. A bordo di questa MV stiamo andando a Milano, direzione stazione centrale, per andare ad ammirare la mostra tematica dedicata alle opere di Banksy. Non Banksy come magari spesso propriamente si sente dire, ma a bordo di questa MV andiamo a Milano per vedere questa mostra, come è stata allestita, quali riproduzioni delle sue opere sono state proposte, per andare a vivere emozioni oltre le due ruote. Salite in sella con noi per andare ad ammirare le opere di Banksy. Banksy ormai è un artista quasi leggendario, nessuno sa chi sia. Per conoscerlo sono state anche messe in campo delle forze speciali, quelle utilizzate per identificare terroristi. Nel corso degli anni ci sono state diverse ipotesi: uomo, donna, collettivo, il frontman dei Massive Attack e tal Robin Cunningham. Però ad oggi non si sa ancora chi sia effettivamente, o meglio, non vuole mostrarsi. In un'epoca in cui sembra quasi imprescindibile la presenza della doppia identità, quella reale e quella digitale, dove ogni gesto quotidiano deve essere condiviso, a volte con perfetti sconosciuti, la sua scelta di vivere nell'ombra, facendo suo il detto l'invisibilità è un superpotere, e il fatto di osteggiare lo sfruttamento della sua arte a fini commerciali, lo fa rientrare senza dubbio nella stretta cerchia di persone per cui avere una stima e rispetto incondizionati. Non sono però solo queste scelte a scuotere le coscienze collettive ed averlo portato ad essere uno degli artisti più famosi delle ultime decadi, ma sono le sue opere, o meglio i messaggi che ha scelto di affidare a delle bombolette spray, dagli stencil e dei muri urbani. Con una semplice immagine è in grado di risvegliare emozioni sopite o emozioni radicate che vengono ancor più alimentate. Un vento che soffia o su un braciere dormiente o su un fuoco già vigoroso. Con una forma di cupo cinismo scuro riesce a farci riflettere su tematiche quasi universali, dalla sua critica costante al consumismo, al capitalismo, alla società di massa, a certe istituzioni. Nel corso degli anni ha preso di mira personalità politiche a livello internazionale, ridicolizzandole e schernendole. Le sue opere danno conforto a chi ha problemi, mentre li crea a quelli che problemi non ne hanno. I protagonisti spesso sono i deboli e gli emarginati e a volte vengono ribaltati punti di vista. Spesso i ruoli dei militari vengono sovvertiti e reindirizzati. Ad esempio, una bambina può perquisire un militare o i soldati possono trovarsi a dipingere il simbolo della pace. La scelta di affidare poi alcuni suoi messaggi agli animali, che privi di ipocrisie, sovrastrutture o condizionamenti possono dire chiaramente ciò che la società nasconde. Non a caso sono i topi i suoi messaggeri più utilizzati, coloro che convivono con i nostri rifiuti e trovano nella trasandatezza delle strade il loro habitat, diventando lo specchio di una società degradata.
È vero, a tratti sembra di essere di fronte a un artista underground quasi adolescenziale, ma è proprio questa una delle sue forze: parlare all'adolescente idealista che nel corso degli anni è diventato uomo e, preso dalla quotidianità e dalle responsabilità, può aver dato priorità ad altri elementi o valori nella sua vita. Nel corso degli anni ha fatto anche allestimenti che andavano oltre i graffiti, con l'obiettivo di parlare di quelle tematiche che dovrebbero far parte della coscienza comune. Le sue opere suscitano un'immediata riflessione grazie al messaggio che trasmettono. In Stazione Centrale sono stati riproposti alcuni dei suoi graffiti, ma invitiamo ad approfondire le sue opere nel dettaglio. Noi non abbiamo la licenza di parlare di arte, sebbene questa sia qualcosa di universale. Siamo consci che arte non è emozione, non è tecnica, ma il frutto dell'ingegno umano che contribuisce alla crescita intellettuale degli uomini. Sebbene a tratti utilizzi linguaggi tipici della pubblicità, Banksy non fa solo emozionare come deve essere per la pubblicità, ma fa anche ragionare. Di fronte a un'opera di Banksy ci si trova davanti in entrambi questi scenari, ti porta a riflettere e al tempo stesso emoziona. Noi ci nutriamo di emozioni ed è per questo che oggi siamo qui alla mostra World of Banksy, che a detta degli organizzatori vuole essere un viaggio fra le diverse geografie dove Banksy ha realizzato le sue opere nei luoghi più inaspettati, dall'Europa fino al muro di Betlemme, passando per Stati Uniti, Australia e tanti altri stati. Ma si può anche viaggiare nel tempo, perché molte opere sono state rubate, distrutte o vendute. La mostra non è stata ufficialmente autorizzata, ma neanche impedita, e a detta degli organizzatori il messaggio non viene distorto, ma trasmesso in modo diverso, e non sappiamo come sia gestito il copyright riguardo alle massicce vendite delle riproduzioni, del catalogo e del merchandising che si può acquistare nel corner posto a fine mostra. Da parte nostra speriamo che gran parte degli utili vadano a supportare quelle minoranze o quelle situazioni di degrado spesso oggetto delle opere di Banksy, o siano canalizzate direttamente in quelle operazioni umanitarie che Banksy sostiene attivamente. Usciti dalla mostra, stiamo ritornando a prendere la nostra MV e che emozioni ci ha fatto vivere? Sicuramente forti, intense, e ci ha portato soprattutto a riflettere su alcuni concetti, su alcune tematiche. Noi adesso risaliremo in sella alla nostra MV, pronti per vivere nuove emozioni, ma il nostro invito, il nostro consiglio è: andate a visitare questa mostra. Qui a Milano sarà fino a fine febbraio, ma comunque tenete sempre sott'occhio il mondo Banksy, perché comunque suscita sempre più curiosità, più interesse, e sia in diverse città europee ma anche italiane vengono allestite mostre o comunque riproposti i suoi lavori. Il nostro consiglio è: vivete emozioni a bordo delle due ruote, ma anche oltre, perché le emozioni sono il moto della vita. E ciao!